Buonasera a tutti. Sono molto felice di essere qui con voi per trascorrere un altro momento insieme. È sempre un piacere ritrovarvi. E oggi desidero davvero condividere qualcosa di calmo e delicato, come una piccola luce alla fine della giornata. Riccardo, come stai questa sera? Sto molto bene, grazie Alessia. Sono un po' stanco, ma è un tipo di stanchezza piacevole. Conosci quella sensazione che si prova dopo una giornata lunga ma produttiva. E tu, come ti senti? Anch'io sono un po' stanca, ma mi piace molto questa parte della giornata. La sera è un momento importante per me. In effetti, ho una piccola storia da raccontare. Quando ero bambina, mia madre diceva sempre: «La sera rallentiamo». Non la capivo. Volevo correre dappertutto e continuare a giocare, ma ora capisco. La sera è davvero un momento da dedicare a se stessi, un momento per respirare e un momento per preparare il corpo e la mente al riposo. È vero, la sera ha un'energia speciale e penso che molte persone che stanno imparando l'italiano vogliano conoscere un vocabolario semplice per parlare di questa parte della giornata. Ogni giorno usiamo frasi come ceno, faccio una doccia e leggo un libro. Giustamente. Oggi parleremo della routine serale. Una routine è una serie di azioni che svolgi regolarmente, quasi ogni giorno. La tua routine serale comprende ciò che fai prima di andare a dormire. È un argomento molto utile per i principianti, perché le frasi sono semplici, brevi e pratiche. Soprattutto, queste sono frasi che voi, i nostri ascoltatori, potete iniziare a usare immediatamente. Per esempio, quando dici «vado a letto alle 10», hai già creato un'ottima frase. «Vado a letto» means «I go to bed». Tuttavia, stiamo imparando l'italiano, quindi rimaniamo in italiano. Vado a letto. Puoi anche usare il verbo riflessivo coricarsi. Puoi dire «mi corico alle 10». Con i verbi riflessivi in italiano usiamo parole come mi, ti e si. Sì, per fare progressi, puoi ripetere queste frasi anche quando sono molto semplici. Puoi dire «ceno alle 8». Puoi anche fare una domanda a qualcuno. «A che ora ceni?» Sono frasi facili e utili per parlare con un amico, un collega o persino con qualcuno che incontri mentre viaggi. Alessia, questo argomento mi piace molto perché ognuno ha una routine serale diversa. Alcune persone guardano una serie televisiva, alcune fanno esercizio fisico, alcune leggono e altre si preparano per il giorno seguente. Sì, ed è per questo che oggi comprenderete l'italiano più facilmente. Questo argomento vi è già familiare, perché fa parte della vostra vita. Potete immaginare le vostre azioni e associarvi le parole italiane. È un modo molto motivante per iniziare a pensare in italiano, anche se lo fate soltanto un po'. Cominciamo con dolcezza e tranquillità. Insieme esploreremo questa parte della giornata. Sì, rimanete con noi mentre scopriamo che cosa fanno le persone la sera, come parlare di queste azioni e come potete descriverle facilmente. Parliamo davvero di ciò che facciamo la sera. Per esempio, quando torno a casa, comincio sempre dicendo «mi rilasso». Questa è un'espressione importante. Rilassarsi means to become calm. Io dico «mi rilasso». Ripetete dopo di me «mi rilasso». Mi rilasso. Sì, questa è una buona frase. Spesso faccio qualcosa di molto semplice. Mi cambio i vestiti. In italiano possiamo dire mi cambio. Anche questa frase usa un verbo riflessivo. Usiamo mi con il verbo e significa che indosso abiti più comodi. A voi che state ascoltando, vi cambiate i vestiti la sera? Indossate abiti più morbidi e comodi? Io lo faccio. Dopo, spesso vado in cucina e comincio a preparare la cena. Una frase molto utile è «preparo la cena». È semplice e chiara. Ripetete con me. Preparo la cena. Preparo la cena. Una domanda molto pratica è «a che ora ceni?» È così che si chiede a qualcuno a che ora consuma il pasto serale. A voi che state ascoltando, a che ora ceni? Alle 7? Alle 8? Vedete, queste frasi sono utili e fanno parte della vita quotidiana. Anche se sono semplici, vi permettono di iniziare una piccola conversazione.
Ricordo uno studente principiante che mi disse I cannot say anything in Italian. Tuttavia, quando abbiamo imparato queste frasi sulla sera, ha cominciato a parlare lentamente ma con sicurezza. Parlare della propria routine è facile perché è personale e nessuno può dire che la vostra routine sia sbagliata. Sì, e possiamo anche parlare di azioni molto comuni. Per esempio, lavo i piatti. Ripetete, lavo i piatti. Quando vuoi dire che stai sistemando la cucina, puoi dire metto in ordine. È un'espressione molto semplice. Metto in ordine means that I return things to their proper places. Un'altra parte importante della sera è il riposo. Possiamo dire mi riposo. Ripetete mi riposo. Mi riposo. Questa frase è leggermente diversa da mi rilasso, amici miei. Mi riposo è un po' più fisico. Per esempio, quando ho camminato molto durante il giorno, la sera mi riposo. La sera mi riposo. Sì, a volte guardo un breve video o una serie televisiva. Dico, guardo qualcosa. Questo verbo è semplice. Ascoltate. Guardo un video, guardo una serie. A voi che state ascoltando, guardate qualcosa la sera? Spesso leggo un po'. Una frase utile è leggo un libro. Quando state imparando l'italiano, potete anche dire leggo per esercitarmi. È molto motivante e, anche se leggete soltanto 2 pagine, è già un ottimo risultato. Un'altra cosa che mi piace è che tutte queste frasi usano il tempo presente. Il presente in italiano è utile per descrivere la propria routine quotidiana. Ceno, guardo, leggo. È il tempo perfetto per descrivere ciò che fai ogni sera. Quando padroneggi queste frasi, puoi già descrivere tutta la tua serata lentamente e con sicurezza. Continuiamo insieme. Riccardo, c'è sempre un momento della mia routine serale che amo. È il momento in cui preparo qualcosa di caldo da bere. Spesso dico, preparo una tisana. Il verbo preparare è molto utile. Possiamo dire, preparo una tisana. Preparo un tè. Preparo qualcosa di caldo. Ripetete, preparo una tisana. Preparo una tisana. Sì, questa è una frase molto pratica. La sera bevo spesso un bicchiere d'acqua. È semplice ma importante. Dico, bevo acqua. A voi che state ascoltando, che cosa bevete la sera? Acqua, tè oppure una tisana? Dopo la mia tisana, mi piace creare un'atmosfera tranquilla. Spengo alcune luci. Il verbo spegnere means to turn off a light or another device. Dico, spengo la luce del soggiorno e lascio accesa una luce più soffusa. Mi aiuta a sentirmi tranquilla. Anche a me piace rendere l'appartamento più tranquillo. A volte metto le cose in ordine. Dico, metto in ordine il soggiorno. L'espressione mettere in ordine viene usata spesso nella vita quotidiana. Ripetete, metto in ordine il soggiorno. Poi arriva il momento in cui facciamo una doccia. Diciamo, faccio una doccia. Questa è una frase essenziale. Ripetete, faccio una doccia. Faccio una doccia. È un momento in cui mi sento molto bene e mi lascio alle spalle la giornata. Sì, una doccia serale è importante per molte persone. Possiamo anche dire mi lavo. Questa espressione deriva dal verbo riflessivo lavarsi. Mi lavo. Ti lavi. Si lava. È semplice ma molto utile quando si parla di se stessi. Dopo la doccia, mi piace applicare la crema sul viso. Dico, mi preparo per la notte. Questa è una frase generica. Significa che svolgo tutte le mie piccole attività per prepararmi a dormire. Riccardo, come ti prepari? Mi piace controllare alcune piccole cose. Per esempio, verifico che le mie cose siano pronte per il giorno seguente. Dico, preparo i miei vestiti. Ripetete, preparo i miei vestiti. Preparare i vestiti o preparare una borsa sono azioni molto semplici che esistono in ogni lingua. In italiano potete già descriverle facilmente. Vedete, quando dite preparo la mia borsa per domani, avete creato una frase completa, corretta e utile. Possiamo anche fare una domanda ai nostri ascoltatori. E tu?
Prepari qualcosa la sera per il giorno dopo? Organizzi la borsa o i vestiti? Un'altra cosa che mi piace è che tutte queste azioni creano un'atmosfera tranquilla. Passiamo da una giornata attiva a una serata delicata e queste frasi vi aiutano a descrivere questa transizione. Con queste semplici parole potete già parlare della vostra serata. Sì, più ripetete queste frasi, più vi sentirete a vostro agio. Continuate con noi, ripetete le espressioni, esercitatevi e farete progressi molto rapidamente. Riccardo, c'è un altro momento importante nella mia routine serale. È quando mi prendo una breve pausa dagli schermi. Spesso dico mi disconnetto. Il verbo disconnettersi means to stop using screens and put away your telephone. Ripetete, mi disconnetto. Mi disconnetto. È un'ottima abitudine. Anch'io cerco di farlo. Metto giù il telefono e mi prendo qualche minuto per respirare. Dico, mi prendo un momento per me. È una frase semplice e delicata. A voi che state ascoltando, vi prendete un momento per voi stessi la sera? Questo momento mi aiuta davvero a calmare la mente. A volte preparo un breve elenco delle cose che ho apprezzato durante la giornata. Dico, scrivo 3 cose positive. Il verbo scrivere è molto utile. Scrivo, scrivi, scrive. Ripetete, scrivo 3 cose positive. Scrivo 3 cose positive. È un esercizio meraviglioso per sentirsi bene. Mi piace pensare un po' al giorno seguente, ma senza stressarmi. Dico, penso a domani. Il verbo pensare è semplice. Penso, pensi, pensa. Pensate al giorno seguente durante la sera? Sì, ma lo faccio con delicatezza. Non voglio stressarmi. Perciò preferisco azioni semplici. Per esempio, preparo un piccolo spazio per leggere. Dico, sistemo il mio libro. Il verbo sistemare can mean placing or arranging something properly. Ripetete, sistemo il mio libro. Sistemo il mio libro. Anche a me piace leggere un po' la sera. È un'attività calma, lenta e perfetta per i principianti che stanno imparando l'italiano. Possiamo dire, leggo qualche pagina. Il verbo leggere è molto utile. Leggo qualche pagina. È un'attività comune nella routine serale. Quando qualcuno vuole fare una domanda a un amico, può dire «Cosa leggi la sera?» È una domanda semplice. A voi che state ascoltando, che cosa leggete la sera? Se non vi piace leggere, non è un problema. Potete dire ascolto musica oppure ascolto qualcosa di rilassante. Il verbo ascoltare è molto importante per descrivere la propria serata. Ripetete, ascolto musica. Ascolto musica? È perfetto per creare un'atmosfera delicata. Riccardo, a volte faccio anche alcuni semplici esercizi di allungamento. Dico, mi allungo. Il verbo allungarsi è riflessivo. Mi allungo. Ti allunghi. Si allunga. È un'azione che rilassa il corpo. Sì, è molto piacevole. A volte faccio anche un respiro profondo. Dico, respiro profondamente. È una frase utile per parlare della calma. Ripetete, respiro profondamente. Respiro profondamente. Queste sono tutte piccole azioni, ma creano una serata delicata e riposante. Vedete, con soltanto alcuni verbi semplici come leggere, ascoltare, pensare e preparare, potete già creare un vero racconto della vostra serata. Potete ripetere questi verbi più volte per memorizzarli correttamente. La ripetizione aiuta davvero la memoria. Continuate a ripetere e a usare queste frasi nella vostra routine serale. Riccardo, a volte la sera mi piace creare un rituale più personale. Spesso dico, mi prendo un momento tranquillo per riflettere sulla mia giornata. È una frase semplice ma utile per esprimere un'emozione delicata. Ripetete, mi prendo un momento tranquillo per riflettere sulla mia giornata. Mi prendo un momento tranquillo per riflettere sulla mia giornata. A voi che state ascoltando, vi prendete anche voi un momento per voi stessi la sera? Questo momento mi permette di capire che cosa mi ha fatto sentire bene durante la giornata. Per esempio, ieri ho scritto
Mi è piaciuto camminare lentamente dopo cena. Il verbo camminare è molto semplice. Cammino, cammini, cammina. Sì, camminare la sera è piacevole. A volte cammino fuori per 10 minuti. Dico cammino per rilassarmi. È una frase che uso spesso. Ripetete cammino per rilassarmi. Camminò per rilassarmi. È molto utile per il vostro vocabolario quotidiano. Dopo, svolgo una piccola attività. Sistemo la mia scrivania. Dico, metto in ordine la mia scrivania per prepararmi a domani. È un'abitudine molto pratica. Anch'io sistemo il mio spazio di lavoro la sera. L'espressione mettere in ordine è davvero un'amica fedele quando si parla della casa. Ripetete, metto in ordine la mia scrivania. Metto in ordine la mia scrivania. Questa frase può aiutarvi a creare una piccola routine. Dopo, mi piace controllare l'ora. Dico, guardo l'ora. Guardare è un verbo che conoscete già, ma è molto importante durante la sera. Sì, perché la sera spesso organizziamo il nostro tempo prima di andare a dormire. A volte dico, programmo l'ora in cui andare a letto. Il verbo programmare means to plan. Ripetete, programmo l'ora in cui andare a letto. Programmo l'ora in cui andare a letto. A voi che state ascoltando, programmate l'ora in cui andrete a letto. Un'altra azione importante per me è preparare lo spazio in cui dormirò. Dico, sistemo il mio cuscino. Il verbo sistemare means placing something in the position you want. Ripetete, sistemo il mio cuscino. Sistemo il mio cuscino. Sì, è un'azione semplice ma molto utile da descrivere. Dopo abbasso la luce. Dico, abbasso la luce per rilassarmi. Abbassare means making something lower, quieter, or less intense. Abbasso la luce. Abbasso il volume. Ripetete, abbasso la luce. Abbasso la luce. In questa atmosfera delicata, mi piace respirare con calma. Dico, faccio 3 respiri profondi. È una piccola tecnica di rilassamento. Ripetete, faccio 3 respiri profondi. Faccio 3 respiri profondi. Questa semplice azione aiuta davvero a calmare la mente. Sì, quando diventiamo calmi, possiamo comprendere più chiaramente il nostro corpo e il nostro ritmo naturale. A volte dico anche, chiudo gli occhi per un momento. Chiudere means to close something. Chiudo gli occhi per un momento, per percepire la delicatezza della sera. Riccardo, c'è un altro momento importante nella mia serata. È quando comincio davvero a entrare nell'atmosfera della notte. Spesso dico, rallento. Il verbo rallentare means to do things more slowly. Ripetete, rallento. Rallento. Sì, è una bellissima frase. Anch'io cerco di rallentare la sera, soprattutto dopo una giornata intensa. Per esempio, dico, parlo più piano. È un modo per diventare più calmo. A voi che state ascoltando, rallentate un po' durante la sera? Questa calma mi aiuta a concentrarmi su ciò che sto provando. A volte prendo un quaderno e scrivo una frase breve e semplice, come «Oggi sono fiera di me». La parola fiera, oppure fiero, per un uomo, means having a positive feeling about yourself. Ripetete, sono fiero di me. Sono fiero di me. Sì, è una frase molto positiva. La sera mi piace ripetere una frase motivante per il giorno seguente. Dico, domani continuo. È semplice ma potente. Ripetete, domani continuo. Domani continuo. Sì, questa frase mi piace davvero molto. Dopo, come parte della mia routine, preparo il letto. Dico, tiro su la coperta. Il verbo tirare means moving something towards yourself. Ripetete, tiro su la coperta. Tiro su la coperta. Anch'io dico spesso, stendo bene le lenzuola. This means making the sheets straight and smooth. Sono piccole azioni, ma fanno parte del rituale serale. La sera anche le piccole azioni hanno un significato. Per esempio, mi piace mettere un bicchiere d'acqua accanto al letto. Dico, metto un bicchiere d'acqua sul tavolo. Il verbo mettere means placing something somewhere.
Ripetete. Metto un bicchiere d'acqua sul tavolo. Metto un bicchiere d'acqua sul tavolo. Dopo spengo quasi tutte le luci, tranne una piccola lampada dalla luce delicata. Dico, tengo una luce soffusa. L'espressione luce soffusa means a light that is not strong or bright. Mi piace molto la luce soffusa. Crea l'atmosfera perfetta per pensare tranquillamente. A volte chiudo gli occhi e dico, lascio andare la giornata. È un modo semplice per dire che accetto che la giornata sia terminata. Ripetete, lascio andare la giornata. Lascio andare la giornata. A voi che state ascoltando, come lasciate andare la giornata? Respirate? Scrivete? Vi riposate semplicemente? La cosa importante è conoscere le parole necessarie per descriverlo. Per esempio, possiamo usare calmarsi, prepararsi e riposarsi. Questi sono verbi riflessivi. Diciamo mi calmo, mi preparo, mi riposo. Tutti questi verbi sono perfetti per descrivere la sera. Sì, e vengono usati molto frequentemente. Potete già costruire molte frasi semplici con questi verbi. Quando li ripetete nel corso di diverse serate, diventano naturali, come una musica delicata che suona nella vostra mente. Esattamente. Una routine serale può diventare anche una routine di parole. Riccardo, nella mia routine serale c'è anche un momento molto speciale in cui divento davvero consapevole della mia stanchezza. Spesso dico, sento arrivare la stanchezza. Il verbo sentire means to feel or perceive something. Ripetete, sento arrivare la stanchezza. Sento arrivare la stanchezza. Sì, questa è una frase molto utile per descrivere la fine della giornata. A volte dico, sono pronto per dormire. È un modo semplice per esprimere che il corpo è rilassato. A voi che state ascoltando, vi sentite pronti a dormire presto oppure tardi? Spesso ho bisogno di un ultimo piccolo rituale. Per esempio, guardo attraverso la finestra. Dico, osservo il cielo della sera. Il verbo osservare means to look at something carefully. Ripetete, osservo il cielo della sera. Osservo il cielo della sera. È una frase molto poetica. Io faccio qualcosa di leggermente diverso. Chiudo delicatamente le applicazioni sul mio telefono. Dico, chiudo le ultime cose. Conoscete già il verbo chiudere, ma qui significa chiudere le proprie attività e portare la giornata alla conclusione. Sì, è una bellissima transizione. Dopo, bevo un po' d'acqua. Dico, bevo qualche sorso. La parola sorso means a small quantity of a drink. Ripetete, bevo qualche sorso. Bevo qualche sorso. È un gesto molto naturale all'interno di una routine serale. Dopo, faccio qualcosa di semplice ma importante. Presto attenzione al mio respiro. Dico, respiro lentamente. Lentamente means slowly, without speed. Ripetete, respiro lentamente. Respiro lentamente. Sì, questa è una frase che aiuta davvero a diventare più calmi. A voi che state ascoltando, il vostro respiro è calmo la sera. Un'altra cosa che mi piace è pronunciare una breve frase di gratitudine. Per esempio, ringrazio la giornata. Il verbo ringraziare means to express thanks. Ripetete, ringrazio la giornata. Ringrazio la giornata. È un gesto bellissimo. A volte dico, sono contento di quello che ho fatto. La parola contento expresses satisfaction. È una buona frase per concludere la serata. Dopo, prendo il mio libro e dico, leggo 2 o 3 pagine. Non è molto, ma è sufficiente per aiutarmi a rilassarmi. Leggere alcune pagine mi aiuta a entrare nell'atmosfera del sonno. Ma anche a me piace leggere un po'. Questa attività è perfetta per le persone che stanno imparando l'italiano. Possiamo dire leggo per imparare, oppure leggo per calmarmi. Un'altra frase utile è mi sistemo nel letto. Il verbo sistemarsi means placing yourself somewhere comfortably. Ripetete, mi sistemo nel letto. Mi sistemo nel letto. Sì, questa frase crea immediatamente una sensazione di riposo. Dopo, spesso dico, trovo la mia posizione.
Finding your position means discovering how to make yourself comfortable. Anch'io faccio lo stesso. Quando mi sono sistemata comodamente, ringrazio il mio corpo. Dico, mi faccio i complimenti per aver vissuto questa giornata. L'espressione farsi i complimenti means recognizing your own efforts. A voi che state ascoltando, come concludete la vostra serata? Leggete, respirate, osservate il silenzio. Potete già descriverla usando tutte le frasi che abbiamo imparato. Alessia, ora che abbiamo parlato di tutte queste piccole attività serali, mi piace osservare la routine nel suo insieme e dire la mia routine serale ha un senso. La parola senso refers to meaning, logic or something that helps you feel good. Ripetete, la mia routine serale ha un senso. La mia routine serale ha un senso. Sì, e credo che ognuno possa creare la propria routine. Quando state imparando l'italiano, descrivere la vostra routine vi dà molta sicurezza. Per esempio potete dire mi rilasso, preparo il letto, leggo un po', respiro lentamente. Sono frasi semplici, ma dimostrano già una vera capacità di comunicare. Sì, questa sera vorrei che ripassassimo alcune espressioni in modo naturale, affinché tutto sia chiaro. Per esempio, usiamo vado a letto, quando vogliamo dire che stiamo andando a dormire. Ripetete, vado a letto. Vado a letto. Usiamo mi preparo per le piccole azioni che svolgiamo prima di dormire. Ripetete, mi preparo. Mi preparo. Descrivere un momento tranquillo possiamo dire rallento. È molto utile. Ripetete rallento. Rallento. Quando volete descrivere un'azione positiva, potete dire ringrazio la giornata. È una frase delicata, semplice e bella. Ripetete, ringrazio la giornata. Ringrazio la giornata. Vedete, con soltanto alcuni verbi e alcune frasi potete già descrivere tutta la vostra serata. È questo che rende più facile imparare l'italiano. Cominciate con azioni che conoscete bene, parole semplici e una routine che esiste già nella vostra vita. Dovete semplicemente associare le parole italiane alle cose che fate naturalmente. Esattamente, a voi che state ascoltando, potete già cominciare a parlare. Potete dire la sera ceno, la sera leggo, la sera mi riposo. Sono frasi bellissime. Dimostrano che state facendo progressi. La cosa più importante è avere il coraggio di parlare, anche quando le vostre frasi sono semplici. Sì, perché la semplicità è la chiave per imparare una lingua. Non avete bisogno di frasi lunghe per farvi capire. Avete bisogno soltanto di chiarezza e ripetizione. Avete già tutto ciò di cui avete bisogno per andare avanti. Ricordate attentamente questo. Ogni sera è un'altra opportunità per esercitarvi con l'italiano. Quando spegnete la luce o vi sistemate nel letto, potete dire a voi stessi una frase in italiano. Anche una sola frase ogni sera rappresenta già un passo importante. Prima di concludere, vorrei fare un'ultima domanda ai nostri ascoltatori. Qual è la vostra routine serale? A che ora andate a letto? Leggete? Vi rilassate? Raccontateci qual è la vostra parte preferita della sera. Sì, raccontatecelo nei commenti. Leggiamo ogni messaggio e ci rende sinceramente felici conoscere qualcosa in più su di voi. Grazie per aver trascorso questo momento con noi. Iscrivetevi, mettete mi piace al video e continuate a imparare con noi sul canale Italian Club. Ogni giorno potete fare ulteriori progressi, con calma e sicurezza. Non dimenticate, l'italiano diventa più facile quando lo rendete parte della vostra routine quotidiana.